Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme il funzionamento di un AMM, un exchange decentralizzato molto atteso dalla community di Cardano. Sto parlando di Wing Riders. Andremo a vedere nel dettaglio tutte le sue sezioni, il suo token e le possibilità di guadagno che ci riserva questo AMM. Ma prima di cominciare vi invito a supportare il mio lavoro qualora non l'abbiate ancora fatto con un'iscrizione al canale, e se il video vi piacerà vi invito a lasciarmi un like per far sì che il mio video possa essere visto da più persone possibili. Vi ringrazio anticipatamente per queste piccole azioni che andrete a compiere e adesso andiamo a vedere il funzionamento di Wings Rider. La pagina ufficiale di Wing Riders è raggiungibile all'indirizzo wingriders.com. Come ho detto in apertura, è un AMM DEX, quindi un exchange decentralizzato, dove al suo interno è possibile effettuare degli swap, mettere a rendita dei token, andare a farmare dei token, andare a guadagnare delle rendite anche diventando liquidity provider. Per quanto riguarda i partner, come vedete abbiamo già dei nomi veramente altisonanti come Arimoca Brand, Spartan, ovviamente Murgo, Coti, DAOmaker, Gate.io, MXC Global e tantissimi altri. Per quanto riguarda il loro profilo Twitter, conta più di 37.000 follower, Telegram un pochino meno, abbiamo 5.449 utenti nel momento in cui sto registrando il video. Sono presenti anche su Discord, Medium, ovviamente YouTube e GitHub. Per quanto riguarda l'audit, è visibile l'audit di Certic nella loro documentazione. L'organizzazione dietro Wing Riders è il Vacuum Labs, che è un'organizzazione molto apprezzata, che lavora sulla blockchain di Cardano ed è apprezzatissima dalla community. Il team è un forte sostenitore di Cardano e supporta anche altri progetti. Sono loro che hanno trovato una vulnerabilità all'interno di MinSwap che poteva arrecare danno a tantissimi utenti, e grazie a loro sono riusciti a risolvere queste problematiche prima che avvenisse il danno. Per quanto riguarda il loro protocollo, hanno un token governance, Wing Riders Governance Token, con l'acronimo VRT, e grazie a questo token cercheranno di diventare una DAO a tutti gli effetti, quindi un'organizzazione decentralizzata autonoma. Quindi detenendo il token, oltre ad aiutare il protocollo per quanto riguarda eventuale liquidità, si può partecipare alla DAO, quindi proporre modifiche al protocollo, votare delle proposte che sono state inviate dal team o da altri utenti per andare a migliorare il protocollo. VRT ha una fornitura fissa pari a 100 milioni di token, e qua sotto vedete la loro distribuzione. È farmabile, infatti all'interno del protocollo avrà una vera e propria farm dedicata al token. Detenendo poi il token VRT si hanno delle percentuali, delle incentivazioni maggiori per quanto riguarda lo staking o il farming. Funziona insomma anche come incentivazione per l'utilizzo del protocollo. Attualmente è acquistabile su Gate.io, su MXC, e ovviamente è swappabile all'interno dei DEX. Questo DEX è stato il primo tra i primi a portare sulla rete di Cardano Ethereum, token anche RC20, a portare degli stablecoin sull'ecosistema di Cardano e avere la possibilità di avere delle triple ricompense, oltre all'interazione con gli hardware wallet e interazione con le dApp di terze parti. Per interagire col protocollo basta cliccare su Enter App e bisogna avere un'estensione di un wallet che supporta la chain di Cardano, come ad esempio il classico Nami Wallet. Si clicca su Enter dApp, il protocollo riconosce automaticamente se abbiamo un wallet non custodia dedicato a Cardano, in questo caso vedete mi ha riconosciuto il Nami Wallet, e abbiamo la possibilità di swappare, andare a gestire token liquidity, farming, portafoglio, staking, competition, governance e NFT. Cliccando su Disconnetti Wallet e poi andando a riconnetterlo, vedete che vi dà tutte queste opzioni. Potete collegarlo comunque con Ledger, col Trezor, Nami Wallet e tutti gli altri wallet compatibili con Cardano. Tornando all'applicazione, bisogna avere per questa interazione dei token di Cardano, ovviamente sia per il pagamento delle fee e anche per
l'interazione col protocollo. Nella sezione swap, ormai dovremo già essere abituati, si può swappare un token che abbiamo all'interno del portafoglio con un qualsiasi altro token che supporti il protocollo. Nella sezione liquidity, nella sezione pool, abbiamo la possibilità di fornire liquidità al protocollo, quindi liquidity provider, e per la fornitura di questa liquidità veniamo ricompensati con una parte delle fee delle transazioni che pagano gli utenti per utilizzare il protocollo, NPR del 3,39% variabile in questo momento se volessimo fornire liquidità con i token ADA VRT. Ovviamente attenzione ai rischi, soprattutto il rischio dell'impermanent loss. Se non conoscete i rischi della DeFi, prima di andare ad apprezzare i guadagni, andate nella playlist corso criptovalute e blockchain che trovate sul mio canale e trovate diversi video dove parlo di queste possibilità, ma soprattutto anche dei rischi della DeFi. Cliccando sulla freccettina in giù ci sono dei dati che bisogna conoscere, visto che andiamo a fornire liquidità e verremo pagati con una percentuale delle fee delle transazioni delle pool. Possiamo vedere quante fee hanno generato. Nelle ultime 24 ore $18,38, negli ultimi 7 giorni $206,69 di fee totali. Poi ovviamente noi riceveremo una piccola percentuale che va a ricadere poi, come potete vedere qua sotto, la percentuale che vedete è composta dalle fee della pool e dello staking rewards, perché solo dove ci sono i pair con ADA viene automaticamente messa in staking. Questo vuol dire che qualsiasi abbinamento dove troviamo un token qualsiasi accoppiato ad ADA, su Wing Riders ADA verrà automaticamente inserita in una pool di staking e i premi derivanti dallo staking di ADA non verranno inseriti nel nostro portafoglio, ma verranno inseriti automaticamente nel pool di liquidità. Infatti, se poi passiamo velocemente alla sezione staking, vedete che nel pool di liquidità, come ho messo prima ADA VRT, in automatico ADA è stato inserito in questo staking pool. In base anche al nostro potere di voto, in base al quantitativo di ADA, noi possiamo andare poi a scegliere eventualmente un pool diverso, volendo andare a delegare i nostri ADA in una delle seguenti pool, oppure lasciare settato in automatico quello che ci ha assegnato lo smart contract. Più adesso possiamo vedere anche gli LP token che sono stati erogati dal provider. Come ben sapete, fornendo liquidità a un protocollo abbiamo queste percentuali di interessi come ritorno, ma come prova della nostra fornitura di liquidità ci vengono assegnati degli LP token che poi possiamo andare a mettere a rendita negli stessi protocolli o addirittura in altri protocolli se è permesso. Facciamo un piccolo esempio pratico. Voglio inserire liquidità ADA WRT, vado su Swap, vado a scambiare dei token ADA che ho già nel mio portafoglio, 6 token ADA per WRT. Ok, ora che ho scambiato quei pochi token di ADA per VRT, torno su pool, che ora mi dà la possibilità di aggiungere liquidità. Vado a selezionare il quantitativo di ADA e in automatico mi verrà impostato il quantitativo corretto di WRT che devo detenere. Ad esempio vado a impostare 4 Cardano e in automatico mi vengono richiesti 18,37 WRT e vado ad aggiungere liquidità. Qua sotto vedete che mi va a indicare quanti LP token andrò a generare. Tenete anche conto il totale delle fee che andrete a pagare con ADA. Richiesta di liquidità inviata con successo e ora proseguiamo con la nostra interazione. Tornando indietro sempre su Liquidity sezione pool, vedete che qua adesso è apparsa la voce Menage. Cliccando su Menage noi possiamo andare di nuovo ad aggiungere alta liquidità oppure andare a rimuovere la liquidità parzialmente o totalmente. Ok, dopodiché possiamo andare su Gain Farming a depositare gli LP token nella farm ADA WRT con un EPR variabile dove vedete le percentuali. Le percentuali poi, cliccando con la freccettina in giù, vi vengono spiegate come funzionano. Ovviamente non fate come nell'esempio che ho fatto io, se volete interagire con questo protocollo con pochissimi token, perché non ha assolutamente senso. Poi tra fee e altre cose
potete rimanere bloccati nel protocollo. Se volete interagire con queste farm, fornendo anche liquidità alle pool, bisogna avere dei capitali un pochino più consistenti. E in questo caso, alla fine di ogni epoca, avremo delle percentuali di guadagno con il token WRT. I token che andremo a farmare poi possono anche variare da farm a farm, come ad esempio ADA 3C, vedete che possiamo andare a ricevere delle percentuali con token VRT e col token C3. A fine di ogni epoca i guadagni non vengono inviati direttamente nel nostro portafoglio, ma bisogna claimarli. Attenzione a fare i claim frequentemente perché ci sono delle piccole fee, quindi magari conviene claimare una volta ho raggiunte determinate cifre. Può anche ottenere un boost cliccando sempre su Gain Farming e andare a mettere in stake ad esempio degli altri token WRT. Si clicca sul quantitativo che vogliamo andare a depositare, si clicca su deposito, si va a confermare la transazione e si va a inserirlo nello staking, quindi avremo un piccolo boost per quanto riguarda le nostre ricompense. Sempre in questa schermata possiamo depositare o prelevare il nostro booster. La sezione governance è ancora in beta, la sezione del voto. Possiamo poi vedere alcuni dati cliccando sul token VRT. Nella sezione NFT veniamo mandati su un marketplace esterno, il classico JPG.store. Una cosa importantissima prima di operare, ovviamente come ho detto dovete conoscerne i rischi prima dei benefici, capire tutti i funzionamenti e prima di operare dovete leggere tutte queste sezioni per imparare nel dettaglio tutti i significati delle terminologie all'interno di WinRiders e il funzionamento di tutte le sezioni. È una cosa molto importante. Se non conoscete i rischi, se non conoscete il suo funzionamento, se non conoscete quali errori potete fare e rimanere eventualmente per un attimo in stallo di questa applicazione decentralizzata, mi raccomando, non usatela. Bene, video è terminato, spero che vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Vi ringrazio come sempre per il vostro tempo, per la vostra attenzione, per l'affetto che mi dimostrate tutti i giorni. Vi saluto e ci vediamo presto. Ciao a tutti!